La macchina doveva nascere per il piacere della guida. Di essere come in motocicletta, di essere immerso nell'ambiente. Godere il piacere della guida e il piacere di quello che ti sta intorno. Il briefing dell'ingegnere Dallara è stato molto semplice. A me piacerebbe prendere quest'auto, fare il passo della Cisa per andare a mangiare il pesce all'isola Palmaria. Poi, quando torni dalla locanda Lorena, se arrivi in tempo e l'autodromo è ancora aperto, vai a fare 2 giri su una macchina che possa essere utilizzata anche in pista, ma la macchina è nata per poter guidare con il piacere vecchio, tra virgolette, della guida. Non è che sei pieno di elettronica che ti spiegano quello che devi fare, no, la macchina, se non ti dispiace la guido io, insomma, poi vabbè, se proprio vuoi dimmi pure di che ora di frenare, ma però ci penso io. La Dallara stradale è una vettura che cerca di mettere insieme quello che siamo noi come azienda, che abbiamo un DNA prettamente racing, auto da competizione. Il piacere della pista, il piacere di provare emozioni in pista portato sulla strada. In questa vettura abbiamo messo tutte le tecnologie che abbiamo sviluppato in questi anni e che stiamo continuando a sviluppare, dall'autoclave pre-preg come nelle Formula 1, all'RTM, il Resin Transfer Molding, al Forged Carbon, alla fibra lunga, alla fibra corta. Si porta anche tutta l'esperienza che abbiamo fatto in ormai tanti anni, più di 50 anni di attività. Abbiamo imparato a fare delle cose prima di tutto sicure, poi anche prestazionali, e è venuta così. La Dallara stradale ha una survival cell, una monoscocca in carbonio, che protegge il passeggero ed il pilota fino alle spalle, come le vetture Formula. È meccanicamente stabile, il suo comportamento è neutrale grazie all'assetto che abbiamo sviluppato. Ciò nonostante, anche in una condizione limite, dove la meccanica viene superata, la vettura è comunque dotata dei 2 sistemi di sicurezza principali, l'ABS per le frenate e la stabilità con l'ESP. L'inciampa riusciva a fare tutto nel modo più semplice, cercando di fare leggero e anche aerodinamico. Abbiamo fatto un esperimento di mettere insieme in una stanza, a forme ancora da decidere, gli stilisti e gli aerodinamici. I conflitti di queste 2 funzioni ad un certo punto si sono risolti per magia. Dopo un mese lo stilista si preoccupava di disegnare forme che potessero funzionare per l'aerodinamica e l'aerodinamico cercava la prestazione disegnando forme anche belle. Ho avuto anche un ruolo particolare, che sono diventato il tester delle portiere. Ogni tanto dice: ma come, ma si fate una macchina senza portiere? Dico: se ce la faccio io a 80 anni ce la fanno tutti. La Dallara stradale non ha le porte per scelta. Questo ci permette di ottenere la massima protezione per gli occupanti, un'elevatissima rigidezza torsionale al minimo peso possibile. Il canopy è sintesi di forma e funzione, ma soprattutto funzione. Il suo arrotondamento è una forma aerodinamicamente neutra, che mira anche a non disturbare l'ala posteriore, che è parte fondamentale della prestazione aerodinamica. Come nelle auto per Le Mans, nelle gare di durata, la visibilità è fondamentale, in notturna, sotto la pioggia. Nello stesso modo quella forma punta a garantire visibilità in tutte le direzioni. È la prima e unica auto al mondo ad avere il parabrezza in policarbonato. Fai una macchina che ti permetta di muoverti senza fare molta resistenza nell'aria, anche per consumare meno, quello è comunque un vantaggio. Ma qui c'era la voglia, anche quando hai voglia, di poter andare anche forte, se ti hai voglia di andare in pista, quindi di molto carico verticale, e questo è il risultato che è stato ottenuto veramente con grande rilievo e che permette proprio di rendere divertente quando vai in pista. La Dallara stradale è una vettura pesocentrica e aerocentrica, ma inaspettatamente diventa motore centrica. Un 4 cilindri montato trasversale permette di avere quel diffusore, quella prestazione.
Però tutto questo funziona se è anche tutto molto leggero, perché se è molto leggero puoi permetterti delle accelerazioni più importanti, delle velocità più forti in curva. Senza quello il piacere della guida non ce l'hai, insomma una macchina pesante non vai in tornanti con una macchina dura da guidare che ti saltella sulle buche. Una delle sfide nel progettare la Dallara stradale è stato trovare la sintesi tra le sue due anime, quelle presenti nel briefing dell'ingegnere, l'anima da pista e l'anima da strada. Ero in giro con mia nipote, con la macchina senza parabrezza, proprio come doveva essere, come era nata, insomma. Che mi ha detto, nonno è bello, ma col casco non ci possiamo neanche vedere in faccia. Un'auto che parte barchetta, che però può aggiungere il vetro, può aggiungere il tetto, può aggiungere l'ala, può mettere le gomme più o meno performanti, può cambiare la potenza e posso trasformare l'auto anche da solo in garage. Questo è il concetto che ci ha ispirato e che ci ha portato poi ad avere una vettura che in realtà sono 3 vetture in una. Queste configurazioni chiaramente si esprimono al massimo quando si viene qua a Varano, che si può vivere l'esperienza con noi, e abbiamo comunque cercato di portare in tutto il mondo questo tipo di esperienza attraverso quelli che noi chiamiamo ambasciatori e possano configurare la macchina con lo stesso spirito con cui lo facciamo noi. E questo ci permette anche di garantire servizio quando il cliente avrà bisogno di fare manutenzioni o ulteriori personalizzazioni, perché molto spesso la macchina cresce insieme al cliente. Tu vuoi andare via veramente come se fossi in motocicletta o in bicicletta, ecco. Togli tutto e torni quella che era l'idea originale. Con la consapevolezza però che forse se hai qualcuno con te è meglio non imporgli il tuo modo di vivere l'automobile. La Dallara stradale, sin dal suo primo concetto, doveva contenere tutti quegli ingredienti fondamentali per avvicinarsi il più possibile ad una vettura da pista. La Dallara XP invece nasce direttamente sviluppata per la pista, che è il suo habitat naturale. Questo ci ha permesso anche di sviluppare dei kit che io posso montare sulla mia stradale per quando vado in pista a cercare la prestazione, che però derivano dal fatto di aver sviluppato la XP. Il kit pista Aero Experience include quelli che chiamiamo i flick nella parte anteriore del muso e i louver sopra il passaggio ruote anteriori e l'alettone posteriore biplano. Il kit pista setup introduce nuovi ammortizzatori e nuove molle per aumentare reattività e migliorare il comportamento racing della vettura. Il kit pista pit stop introduce il monodado e i martinetti pneumatici che possono alzare la vettura e quindi possono permettere un agevole cambio gomme e un veloce accesso ad alcune parti della vettura che in pista sono fondamentali per la velocità delle operazioni. C'era un esame che non potevamo fare noi, era chi acquistava la macchina, poi che doveva darci una risposta. È come la volevamo, è veramente una vettura facile da guidare, una vettura che quando hai un po' di tempo libero, il tempo è bello, hai voglia di guidare. La risposta c'era data loro, non tanto perché l'hanno acquistata, ma perché la guidano volentieri e allora sì, abbiamo centrato l'obiettivo.
mi faccio spesso la domanda di chi è il cliente ideale della Dallara stradale. È sicuramente una persona curiosa che vuole provare il suo limite, che vuole migliorarsi costantemente. Normalmente è un cliente che ha già altre vetture sportive, ha già provato ad andare in pista, ma anche chi non c'è mai andato che vuole avvicinarsi a questo mondo col concetto proprio di imparare. Questa è una macchina non da usare tutti i giorni, da usare tutte le volte che voglio guidare. È l'unica che mi diverte guidare. Quando vado io con la mia macchina non è che mi diverte guidare, ma quando guida questa mi diverte. Noi creiamo diversi tipi di esperienze proprio per andare a cogliere questo senso di comunità. La prima esperienza che mi viene in mente è il corso di guida, dove ti faccio prendere consapevolezza degli errori che hai fatto e di come correggerli. Poi i vari race track day che abbiamo costruito, sia in Italia che in giro per l'Europa, insieme ad altri clienti, altri ormai diventati amici, che vogliono condividere quell'esperienza nei circuiti più famosi del mondo, dove si confrontano i piloti più importanti del mondo, per poi arrivare al viaggio come l'ha descritto l'ingegnere, dove poi ci si trova e si discute sia della mia sensazione di che cosa ho fatto, sia della bellezza di andare insieme a scoprire mondi nuovi. Quando diciamo andiamo a fare il giro tutti insieme e vediamo che dopo 2 ore non c'è più un posto disponibile, vuol dire allora che aggiustano il loro calendario per condividere certe esperienze. Allora vuol dire sì, allora è la macchina che volevamo fare, è venuta così. Stiamo riscoprendo anche questo mondo dove condividere questa esperienza anche a casa, nella tranquillità di un videogioco attraverso gli sport. Quindi la possibilità di competere in pista insieme agli stessi amici con cui l'ho fatto in realtà, farlo anche in maniera virtuale, ma poi possono andare nella vita reale e troveranno un prodotto che è uguale a quello che loro hanno provato in digitale. Una macchina onesta che ti trasferisce tutte le sensazioni che ti servono per guidare in scioltezza, per imparare e per avere sempre il piacere di guida. L'esperienza di guida quindi diventa analogica, la completa connessione senza nessun filtro, la pura essenza della velocità e della guida. Ecco che abbiamo messo il digitale solo nella telemetria, come nelle auto da corsa, quella telemetria che aiuta e migliora le tue performance di guida. La risposta della vettura è coerente a quello che tu ti aspettavi. Tu hai dato un comando per fare una certa traiettoria, per fare una certa frenata e poi viene fuori quello che ti aspetti senza nessun aiuto. La vettura è fatta così, insomma, e non è proprio banale. Noi non pretendiamo che sia la macchina migliore del mondo, ha una sua personalità e quello che volevamo fare ce l'ha. Poteva essere magari che qualcuno la trovasse magari difficile da guidare, invece no, questo non è assolutamente capitato, tutti sono andati sopra e ci si sono trovati bene. Una macchina in cui il protagonista è ancora chi la guida.